Ecco come puoi salvare le riprese registrate dalle tue telecamere Wi-Fi senza dover pagare un abbonamento mensile per lo storage cloud e con una maggiore attenzione alla tua privacy. Puoi anche registrare video da telecamere di marche diverse, evitando così di gestire più servizi separati o piani a pagamento. Sto parlando degli NVR, acronimo di Network Video Recorder. Sono dispositivi per la registrazione video digitale che salvano tutto su hard disk, NAS o altre memorie fisiche locali. Probabilmente avrai già sentito parlare dei DVR, sono simili ma più datati e pensati per sistemi cablati. Gli NVR invece sono più moderni, funzionano con telecamere IP e spesso anche Wi-Fi. A questo punto puoi percorrere due strade: un sistema chiavi in mano, quindi acquistare un NVR già pronto all'uso, facile da installare ma costoso e meno flessibile, specialmente con software come Home Assistant, oppure un NVR fai da te, utilizzando hardware che probabilmente già possiedi in casa e software open source gratuiti. I vantaggi dell'NVR fai da te: ovviamente è più economico, personalizzabile e poi vuoi mettere la soddisfazione. Certo, serve un po' di impegno iniziale, ma una volta configurato secondo me non tornerai più indietro. Io ho scelto proprio questa strada: costruire da zero un NVR personalizzato. Ci sono diversi software open source per creare un NVR. Alcuni più sofisticati, come Frigate, usano l'intelligenza artificiale per riconoscere persone e oggetti, ma richiedono hardware più potente. Oggi invece vedremo una soluzione più leggera ma molto efficace. Questo software si chiama MotionEye. Con MotionEye possiamo collegare telecamere di marche e modelli diversi, salvare video su disco locale, NAS o anche su cloud, visualizzare gli stream video senza passare dalle app proprietarie. Per iniziare ti serve un computer sempre acceso, meglio sia un mini PC o Raspberry Pi, almeno una telecamera IP compatibile e Docker installato sul tuo sistema, che può essere Ubuntu, Raspberry Pi o anche Windows. Due premesse importanti: l'NVR deve rimanere sempre acceso, quindi evita PC tradizionali o PC da gaming per via dei consumi. Meglio un dispositivo a basso assorbimento come un mini PC o Raspberry Pi. Verifica che il dispositivo abbia un buon processore e RAM a sufficienza, perché l'elaborazione dei flussi video richiede risorse. L'installazione di MotionEye può essere fatto in diversi modi: come applicativo su Raspberry Pi, come sistema operativo tramite distribuzione Linux, come add-on per Home Assistant o infine come container Docker su Raspberry Pi o su Linux. In questo video vedremo soltanto la modalità tramite container Docker su Ubuntu, quindi su Linux. Ma se siete interessati alle altre modalità fatemelo sapere nei commenti. Prima di tutto bisogna scaricare Docker. Una volta fatto abbiamo bisogno di un tool che ci aiuti ad utilizzare al meglio Docker, ovvero Docker Compose. Lo installiamo con il seguente comando: assegniamo i permessi di esecuzione e verifichiamo se l'installazione è andata a buon fine con Docker Compose -version. Come possiamo vedere, l'installazione è andata a buon fine, quindi possiamo procedere con l'installare MotionEye. Prima di tutto creiamo la directory config all'interno della directory MotionEye e ci spostiamo nella directory MotionEye. Creiamo il file dockercompose.yaml col comando nano dockercompose.yaml e all'interno di questo file copiamo il seguente contenuto. Fatto ciò, possiamo avviare MotionEye con Docker Compose app-d e come possiamo vedere sta scaricando tutte le immagini e installando il software. Ora puoi finalmente salvare tutte le riprese in locale senza abbonamenti e con massimo controllo. Apriamo un browser, andiamo all'indirizzo http://localhost:8765 e inseriamo come username admin e vediamo che tutto funziona come previsto. Ora puoi finalmente salvare tutte le riprese in locale senza abbonamenti e con massimo controllo. Nel prossimo video vedremo come configurare le varie telecamere e come settarle al meglio.